Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Quello che vedremo oggi sono le tendenze energetiche e affettive per la seconda parte di aprile 2022. Sono letture fatte per un gruppo, quindi prendete solo i messaggi che vi risuonano e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare il vostro ascendente o segno lunare. In descrizione poi trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi tre oroscopi. E trovate anche la mia mail nel caso voleste contattarmi. Bene. Mostrami, Acquario, tendenze energetiche affettive, grazie. Allora, la ruota della fortuna, amici dell'Acquario. Carta bellissima, devo dire, per questo periodo. Quindi la ruota della fortuna parla di cambi, parla di fortuna, appunto. Parla di un qualche tipo di evento magari inaspettato che comunque cambierà gli equilibri della vostra vita. Normalmente i cambi che porta la ruota della fortuna sono cambi veloci e sono comunque sempre cambi per il nostro bene supremo, il nostro più alto bene. Quindi partiamo bene. Per qualcuno potrebbe anche fare riferimento a una fortuna legata proprio al denaro, a un qualche cosa di economico e potrebbe essere o una vincita o magari anche un'eredità, un lascito, un premio magari per qualcuno. È un dono inatteso quello che arriva. Andiamo a vedere gli angeli del cuore che cosa vi devono dire. È un regalo proprio, come vi posso dire. Pronti? Ma wow, ma che stesa bellissima che avete, Acquario. È un numero 48 questa carta e mette in evidenza il fatto che siete pronti per questo tipo di cambio di cui parla qui la ruota della fortuna. Probabilmente avete passato un periodo di riflessione, un periodo magari di introspezione, un periodo di preparazione, perché magari è un po' che state aspirando a questo cambio e adesso questa carta vi dice che siete pronti. Andiamo a vedere i tarocchi cosa hanno da dirvi. Allora, partiamo con un 2 di bastoni. 2 di bastoni parla di quello che è un guardare al futuro. Come vi dicevo, qui per qualcuno magari si è già fatto quello che è un lavoro di pianificazione, che è un po' l'energia che ha questo 2 di bastoni. È una carta che dice che parla proprio di programmare, di studiare, di valutare quelle che sono le possibilità, anche di visualizzare, nel senso che comunque prima di realizzare, diciamo, in modo concreto un progetto bisognerebbe comunque visualizzarlo, insomma, averlo in testa. Ok, vediamo che altro vi danno. Comunque è una carta proiettata appunto al futuro. Abbiamo poi un 5 di bastoni, sì, che denota qualche tipo di conflitto. Potrebbero essere dei conflitti interiori o dei conflitti, non vedo che siano cose, diciamo così, di grosso conto, più che altro discussioni probabilmente con magari la vostra controparte, se siete in una relazione, oppure magari con quello che è l'ambiente esterno. Abbiamo poi una regina di pentacoli e qui sento che potrebbe essere la vostra persona di interesse, potrebbe essere, proprio rappresentare un qualche tipo di stabilità che vi piace, diciamo così, di questa persona o un qualche tipo di atteggiamento, se vogliamo, che vi piace di questa persona. È uscito poi il diavolo e qui abbiamo il 3 di bastoni. Quindi qui avevamo il 2 all'inizio della stesa, che parla di progetti, parla di, magari problematiche legata alla materializzazione e alla concretizzazione di questi progetti e da questo lato con, il 3 di bastoni si parla già di quello che è la riuscita di questo progetto, l'inizio di questo progetto. Avendo il diavolo però in questa posizione, quello che sento è che c'è una sorta di, costrizione, una sorta di condizionamento. Dopo andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta, però c'è comunque un qualche cosa che,
blocca, se vogliamo, un pochettino questa partenza, questo pronti, via, questa ruota della fortuna, diciamo così. Abbiamo poi un 4 di bastoni. Il 4 di bastoni in realtà è una carta di stabilità. Abbiamo poi un 10 di bastoni e la carta dell'appeso. Quindi c'è questo progetto, questa volontà, questo inizio, diciamo così, di questo nuovo percorso. Potrebbe far riferimento, visto che abbiamo il 4 di bastoni, potrebbe far riferimento a una casa, potrebbe far riferimento a quello che è un'unione in realtà, un accordo. Per qualcuno potrebbe essere che ci si voglia distanziare da questo tipo di tossicità di cui mi parla il diavolo, ok? Perché comunque il 3 di bastoni è vero che parla dell'inizio di un progetto, ma anche di un viaggio. Normalmente c'è una barca, quindi sono viaggi a lunga distanza. C'è comunque, come vi dicevo, quello che è un 4 di bastoni, quindi per qualcuno può essere che si sia pronti per arrivare ad un livello, diciamo, successivo all'interno della relazione. Magari c'è proprio questo cambio di cui parla la ruota della fortuna, è l'andare a convivere oppure l'ufficializzare questo tipo di relazione. Magari anche per qualcuno potrebbe essere attraverso il matrimonio, perché il 4 di bastoni fa riferimento anche a quello. Abbiamo un 10 di bastoni qui e qualche cosa mi dice che dovete lasciarvi indietro quelle che sono le aspettative degli altri, perché diversamente, se no, finiamo la stesa con la carta dell'appeso, vi sentite con le mani legate. Se date retta troppo alle aspettative degli altri, diventa difficile poi farvi, come vi posso dire, una vostra personale linea di condotta. Il punto qui è andare dritti verso l'obiettivo, togliersi quelli che sono i pesi, chiudere con quello che non serve più per la propria crescita personale, perché questo sta un po' bloccando, diciamo così, questo questa rinascita, se vogliamo. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta questo 2 di. Okay, allora il 2 di bastoni è spiegato dal Papa, è spiegato dal 3 di coppe ed è spiegato dal 9 di pentacoli. Allora il Papa di nuovo, avendo poi anche qui scusate, qui il 4 di bastoni, sento che per molti l'obiettivo qui potrebbe essere veramente andare a convivere o fare il passo successivo all'interno di una relazione, se avete già qualche cosa. Qualcuno, scusate. Nel caso non aveste nessuno, si tratta del desiderio di avere qualcuno probabilmente, anche se comunque avendo la carta del 9 di pentacoli che parla di indipendenza, sento che, per molte persone il fatto di avere questa sorta di riconoscimento, dà una certa, diciamo, soddisfazione, una cosa per lo stile. Non so se son riuscita a spiegarmi, certe volte mi rendo conto che faccio delle letture veramente astratte. Qui scrivetemi nei commenti se avete dubbi. Abbiamo poi anche il 5 di bastoni. Il 5 di bastoni, come vi dicevo prima, parla di quelli che sono dei conflitti verbali comunque. Abbiamo un altro 5 che è quello di pentacoli, quindi 5, 5. Probabilmente qui c'è di mezzo un qualche tipo di delusione, qualcuno ha avuto magari la lingua un po' troppo lunga, ha detto quello che non doveva dire. Allora, per il 5 di bastoni abbiamo un 5 di pentacoli al contrario, la regina di bastoni e un 8 di pentacoli al contrario. Credo che sia stata una questione di buttarsi in qualche cosa, mi verrebbe da dire, che però non ha, diciamo, dato i frutti sperati. Nel senso, sento che qui le discussioni sono dovute al fatto che una delle 2 persone ha, messo più sforzo in questa situazione, in questa relazione rispetto all'altra, okay? Perché comunque abbiamo anche un 5 di denari. Il 5 di denari fa riferimento a quello che è una delusione e un po' anche a quello che è una ferita dell'abbandono. I 5 normalmente son carte di conflitto, quindi un qualche tipo di delusione c'è stata con questo 5. Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Wow! Abbiamo il 2 di coppe, abbiamo un asso di spade, abbiamo un re di bastoni al contrario, qui avevamo la regina, e abbiamo poi un 6 di spade.
interessante, perché sia qui che qui sento per certi versi che è il vostro potere personale che manca, all'interno di quello che potrebbe essere una relazione. Perché vedere le carte così come sono uscite abbiamo il 2 di coppe che rappresenta appunto l'unione, quello che è l'incontro, la coppia, e un asso di spade, seguito poi da un re di bastoni al contrario e un 6 di spade. Quello che sento per certi versi è che qualcuno qui, spero non risuoni per molti, però ha voglia di dare un taglio con quello che è la relazione, ha voglia letteralmente di allontanarsi da una persona che in questo momento non è presente, che non è, passionale probabilmente, con la quale, magari ci sono dei conflitti. Andiamo a vedere perché comunque abbiamo anche il diavolo, quindi magari non è proprio una relazione così tanto idilliaca. Per qualcuno, chiaramente, non è che deve risuonar per tutti. Abbiamo il carro e il 9 di coppe. Qui sento che, allora, il 9 di coppe parla di quello che è un sentimento, una sensazione di appagamento emotivo, ma parla anche di quello che è una sorta di zona di comfort dal quale è difficile uscire. E avendo anche il carro è un po' come se qualcuno di voi non sapesse bene da che parte andare. Giustamente qui questa sorta di progetto, se vogliamo, questa sorta di idea stava cominciando probabilmente a prendere forma. E la carta del diavolo parla proprio di quello che è la difficoltà probabilmente a dare una direzione, a dare un'intenzione a questo tipo di situazione o di relazione. Però qui abbiamo il 3 di spade scusate, il 3 di bastoni e sento che comunque in un certo senso questo ostacolo viene superato, anche perché poi è seguito da un 4 di bastoni che è una carta di unione felice. Fatemi cavaliere di spade. 2 di bastoni e la regina di coppe al contrario. Sì, qui si tratta di essere determinati, di andare verso l'obiettivo. Qui di nuovo c'è qualcuno che sta, programmando, mi verrebbe da dire. Sapete che cosa sento? Che giustamente avete la regina di coppe al contrario. È come se questo fosse tutto una questione, un calcolo. Però cuore in questa situazione, in questa adesso io non lo so se per voi il 3 di bastoni possa rappresentare il viaggio di cui parlavamo prima, piuttosto che un progetto, piuttosto che, il passo avanti o l'intenzione in quello che è una relazione già esistente, no, però comunque, indipendentemente da sento che con questo cavaliere di spade la necessità è quello di andare dritti verso la vostra meta, senza fondamentalmente guardare in faccia a nessuno. Però sì, forse sarebbe meglio dare voce al cuore, ecco, perché in questo momento con la regina di coppe al contrario sento che non siete proprio completamente connessi con il vostro cuore. Andiamo a vedere, okay, il 4 di bastoni è spiegato da un 8 di coppe, da un asso di bastoni, da un 4 di coppe al contrario e da un re di coppe al contrario. Qua c'era la regina e qua c'è il re di coppe. Quindi per molti può essere che la vostra sia una coppia per destino, fortemente. Ehm, o guardate, abbiamo qui anche un bel diavolo. Potrebbe per qualcuno essere, una situazione anche un po' tossica. Non lo sento tanto, se vi devo dire, cioè non è proprio così malata la questione, nel senso che è più forse un essere bloccati per non saper bene dove andare, forse, è più uno stare nella propria zona di comfort probabilmente, perché comunque, fino ad adesso, poi devo ancora finire di tirar giù le carte, però fino ad adesso carte di grossa sofferenza non ce ne sono. Essenzialmente. Andiamo a vedere no, devo ancora spiegare questo. Allora, quello che sento con questo 8 di coppe è che c'è il bisogno di fare un qualche tipo di ricerca spirituale per capire giustamente che azione intraprendere, okay, che tipo di movimento fare. E sento che in questo senso dovete sbrogliarvela da soli. Non potete aspettare che sia l'altro o l'altra a prendere una decisione per voi.
Andiamo a vedere il 10 di bastoni, perché la carta qui ce l'avete, siete pronti. Siete pronti per fare un passo, quel passo. In realtà in questo periodo non vedo che abbiamo solo un 10. Adesso andiamo a vedere. Però comunque non sento come se fosse un periodo di chiusura ciclo, ok? È più una fase di valutazione. Allora, abbiamo per spiegare il 10 di bastoni un 2 di pentacoli al contrario e un 6 di coppe. Io credo che qui ci sia qualcuno che faccia fatica a staccarsi dal passato, faccia fatica a staccarsi da un qualche tipo di ideale romantico di amore probabilmente. C'è qualche peso, come dicevo prima, che bisogna tagliare. Andiamo a vedere l'appeso, abbiamo la stella. Vediamo che altro. Uff. Stella, 8 di spade, re di spade, fante di spade, imperatrice, sacerdotessa e 10 di bastoni un'altra volta. Guardate, allora, per qualcuno mi risuona come se ci fosse una famiglia che impedisce un qualche tipo di movimento. Se non è una famiglia in senso stretto, sono una serie di persone, diciamo così, che tendenzialmente controllano un pochettino. Il punto è che qui dovete fare c'è l'appeso, un lavoro interiore, cercare di capire che cosa dovete tagliare, anche qui ve lo dice, dovete lasciarvi dei pesi indietro, assolutamente. Lasciate andare il controllo, lasciate andare i sensi di colpa, puntate l'obiettivo. Sì, comunque, non non sento, come vi posso dire, è un movimento interno quello che sento in questo periodo, più che un movimento esterno da un punto di vista fisico pratico. Andiamo a vedere con gli arcangeli del cuore che cosa vi dicono. Comunque, quello che sento qui con tutte queste carte è per qualcuno è come se ci fosse una sorta di rassegnazione dovuta veramente ai sensi di colpa e a tutte le aspettative che gli altri hanno verso di voi. Cioè io credo che ci sia qualcuno che abbia bisogno qua di fare un movimento, di fare un passo, di fare uno spostamento magari, e sa che facendo questo tipo di spostamento deluderebbe tante persone. Credo che sia un po' questo la dinamica di questo appeso. Ed è quello che frena un po', che vi blocca, il condizionamento magari delle aspettative degli altri. Andiamo a vedere gli arcangeli del cuore. Io intanto vi ricordo che se volete supportare il canale potete mettere un like al video, potete iscrivervi, potete condividere o commentare. Ok, giocosità. Per riconquistare l'amore lascia risplendere lo spirito giovane e divertente che è in te. E mi verrebbe da affiancare la carta del 6 di coppe perché i bambini comunque giocano. Vi dice un po' di ritrovare lo spirito genuino di quando si è bambini. Cari amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio per essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao.